Questo è un coltello di Kamata, un'azienda giapponese che qui a Tokyo si occupa della produzione e vendita di coltelli. La qualità dei coltelli di Kamata è altissima e in questo video vi voglio far vedere come tagliano. Taglierò del sashimi di ciutoro, una delle parti migliori del tonno, una mela e una cipolla, e poi per capire al meglio la filatura e la qualità di questi coltelli taglierò anche un pomodoro. Tra poco, quando taglierò queste cose, vi stupirò, ma prima di procedere al taglio vi devo far vedere il negozio. Ciao a tutti, mi trovo ad Asakusa in un negozio che è probabilmente il miglior negozio di Tokyo per quanto riguarda i coltelli. Si chiama Kamata e io lo conosco da tantissimi anni, vengo spesso qua con tantissime persone, li porto a vedere coltelli, comprare coltelli, e la cosa pazzesca è che volevo comprare un coltello io qui a Kamata, ma tipo un po' di tempo fa mi hanno chiesto di venire qua a fare un video per sponsorizzare questo posto, perché ci tengono molto a far conoscere questo negozio a tutti i turisti, a tutti quanti, e io sono stato più che felice di accettare la loro proposta, perché vi giuro è un posto fantastico, hanno dei coltelli che sono la fine del mondo. E secondo me quando uno cerca un coltello giapponese, un souvenir bello da portare in Italia, questo è uno dei posti migliori in assoluto. Tra l'altro non costano neanche tanto i coltelli e gratuitamente vi fanno anche l'incisione sul coltello con il vostro nome. Questo negozio si trova ad Asakusa, il quartiere dei templi di Tokyo, non lontano dal tempio Sensoji. Poi vi faccio vedere come arrivare qua, ma è veramente a pochissimi minuti a piedi, e si trova in una strada che si chiama Kappabashidori, che è la strada degli chef, dove trovate un sacco di altri negozi con tutte cose da cucina e varie cose molto interessanti. Sono qui con Cio, lei lavora qui, parla un inglese perfetto praticamente, quindi se venite qua e non sapete il giapponese potete chiedere a lei o altri membri dello staff che parlano inglese, perché è un negozio molto aperto, diciamo, al turismo. E Cio, dici qual è il coltello che consigli agli stranieri, diciamo, per souvenir, per portare in Italia? Qual è il coltello migliore in assoluto che avete? This shape is Santoku knife. Santoku is most popular in Japan for home use. Avete capito? Questi sono i coltelli, quelli principali che hanno qua, per consigliati un po' per tutti. Servono un po' per fare tutto, quindi tagliare tutto quanto, e hanno questa forma che è la forma Santoku. Questo è in acciaio inossidabile e è fatto completamente a mano. Questi qui sopra praticamente sono in carbonio e questi qua in sotto sono in acciaio inossidabile. Cio ci ha detto che questi qua sopra sono un po' più difficili da mantenere, da fare tutta la manutenzione, quindi è consigliabile prendere uno di questi qua che sono in acciaio inossidabile. Questi sono in acciaio di damasco con l'incisione, quello lì per esempio al drago, poi ci sono varie altre incisioni, e questo qua è un manico in legno di cedro. Prima di farvi vedere come tagliano i coltelli di Kamata, vi faccio vedere come arrivare in questo negozio. Adesso mi trovo ad Asakusa al Kaminari Mon. Vedete, questa è la porta, il portale per arrivare fino al tempio Sensoji, il tempio principale di Asakusa, e questa è la Nakamise Dori, la strada piena di negozietti dove trovate un sacco di souvenir e varie cose. C'è sempre molta gente, voi praticamente oltrepassate il Kaminari Mon. Adesso non andiamo qua nel casino perché altrimenti non si capisce più niente. Vi spostate leggermente paralleli alla Nakamise Dori e andate di qua, e poi praticamente basta fondamentalmente girare a sinistra e andare sempre diritti fino a che si arriva a Kappabashidori, che è la strada degli chef, come vi dicevo prima. Poi a Kappabashidori lo trovate subito Kamata. Comunque vedete, basta che andate in una di queste strade. Adesso vi faccio vedere esattamente quella che vi può portare più vicini di tutti. Vedete, ho oltrepassato la prima, adesso per esempio andiamo nella seconda che trovate. Andate sempre diritti, non questa qua che è piccolissima, ok? Vedete, là c'era la prima grande, la seconda strapiccola, diciamo la terza, oppure la seconda grande strada che entra. Sempre diritti e lo trovate sicuramente. Kamata c'è anche l'edificio con il coltello gigante
che vedrete poi a Kapabashidori, andate sempre di qua, sempre diritti in questa strada coperta e arrivate direttamente al negozio Kamata, dove hanno appunto i coltelli. E adesso ci trasferiamo direttamente nel mio studio per vedere dal vivo la prova del 9, come tagliano i coltelli di Kamata. Ci vediamo nel mio studio. La qualità dei coltelli di Kamata è eccellente e adesso vi faccio vedere come taglia il coltello di Kamata che ho io. Iniziamo dalla mela, la taglio in un modo un po' particolare partendo da sopra per farvi vedere molto chiaramente come è possibile tagliare. Io senza alcuno sforzo riesco a tagliare la mela anche a fettine veramente sottilissime. Guardate le fettine, sembrano quasi trasparenti e vi assicuro che per fare questo tipo di taglio non serve assolutamente nessuna abilità particolare. È semplicemente il coltello molto affilato e di una qualità ottima che fa tutto per voi. Passiamo quindi a un classico della cucina, la cipolla. Vedete, senza alcuno sforzo si può tagliare una cipolla in modo preciso. E adesso passiamo al pomodoro. Chiaramente sarebbe molto difficile creare delle fette precise con un coltello normale, ma con il coltello di Kamata si riescono a creare delle fette quasi trasparenti in totale semplicità. Kamata ha vari tipi di coltelli a seconda dell'uso che si vuole farne. Quello che ho io va bene un po' per tutto. Vedete, adesso vado a tagliare il sashimi di ciutoro, una delle parti migliori del tonno, e riesco a creare delle fette che sembrano quelle appena tagliate da uno chef professionista di sushi. E lo stesso vale anche per il salmone, ovviamente. In un attimo con questo coltello si riescono a creare delle fettine precise, identiche in tutto e per tutto a quelle che si possono mangiare nei ristoranti di sushi qui in Giappone. Quando siete qui a Tokyo, se volete comprare un coltello di altissima qualità ad un ottimo prezzo, andate ad Asakusa, a Kapabashidori, nel negozio Kamata. Per questo video è tutto e al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao!